l'anima del 12 cilindri non muore mai a Maranello. Ragazzi, cosa c'è di più bello che viaggiare a cielo aperto sotto il sole al volante di una Ferrari da 830 cavalli? È una cosa fantastica. Adesso tra poco proverò questa ebbrezza con questa 12 cilindri che è l'ultima e più recente espressione delle Ferrari Gran Turismo. Guardate che bella, non è favolosa questa Ferrari 12 cilindri Spider? Tra l'altro è verde esattamente come il mare dell'Oceano Atlantico qui alle mie spalle. È l'ultima supercar della Ferrari, la 12 cilindri Spider, versione aperta, priva di tetto, o meglio con tetto ripiegabile in alluminio rigido, della 12 cilindri, che è la coupé berlinetta più potente, col 12 cilindri più potente della storia del cavallino, 830 cavalli, che è qui sotto il cofano. Quest'auto è una vera Gran Turismo e il nome Gran Turismo deriva un po' dalla tradizione delle grandi Ferrari stradali fatte per divorare chilometri in grande velocità senza affaticare il guidatore, un'eredità delle vetture degli anni 50 e 60. Questa è la pronipote di quel genere di vetture e adesso ce la scopriamo ben bene prima di sederci al volante. Il termine Gran Turismo, lo sapete, non risale certo alla PlayStation, insomma. Gran Turismo è un termine che si usava soprattutto negli anni 50 per le auto che garantivano grande velocità, molto comode, con cui si poteva viaggiare veloci, però senza stancarsi al volante, sulle strade tortuose di una volta che non erano certo le autostrade. E la parola Gran Turismo viene proprio da quello, da turismo veloce. E la sigla GT, acronimo di Gran Turismo, poi ha portato a identificare tutto un genere di vetture sportive a motore anteriore o posteriore ad alte prestazioni ed è diventata anche la sigla che identifica le auto da corsa coupé a ruote coperte per i campionati endurance. Ma la Ferrari Gran Turismo forse più famosa della storia è la GTO del 1962, dove la O in fondo fu aggiunta da Enzo Ferrari proprio come per definire omologata per le corse quella vettura. Quella GTO era la tipica Gran Turismo, una macchina fatta per viaggiare forte su strada ma che all'occorrenza era in grado di essere molto competitiva anche nelle corse. Questa 12 cilindri, se vogliamo, è la pronipote, la lontanissima erede di quella GTO del 62. Chiaramente non è adatta all'uso agonistico, ma a sgroppate velocissime in autostrada, su strade veloci tra tante curve dove si guida benissimo, è perfetta. Questa Ferrari Gran Turismo non ha sigle o numeri nel suo nome, si chiama semplicemente 12 cilindri, perché è un vero omaggio al propulsore 12 cilindri qui sotto l'enorme cofano, che è il capolavoro, il pezzo forte di quest'auto. È derivato ovviamente dai 12 cilindri delle versioni precedenti, Superfast, 812, F12, e però il 12 cilindri fa parte della storia e della tradizione Ferrari. Qui è all'apice dello sviluppo. È un motore di 6,5 litri di cilindrata, 12 cilindri a V, aspirato, niente turbo, niente tecnologie elettriche, nulla. Un motore duro e puro come ai vecchi tempi da 830 cavalli a quasi 9500 giri. Mai nessun 12 cilindri Ferrari ha toccato sulla produzione stradale vette di questa potenza. 128 cavalli litro ed è il vero cuore di questa vettura. Ed è quello che si sente in qualsiasi momento mentre la guidiamo a tetto aperto. Ed è l'essenza di quest'auto. Ferrari 12 cilindri Spider, un'auto tutta da godere e tutta da guidare. E allora me la vado a guidare proprio qui, sulle strade del Portogallo a tetto aperto. Sto
Sto guidando la Ferrari 12 cilindri sulle strade portoghesi che lambiscono l'Oceano Atlantico tra Cascais, Cabo di San Roca, che è il punto più occidentale di tutta l'Europa. Ci sono onde fantastiche per i surfisti sul mare, però quello che è incredibile è questa macchina. Ecco, questa è la condizione ideale per godersi questa vettura Spider, perché fuori c'è una temperatura di circa 14-15 gradi centigradi, c'è un bel po' di vento, l'aria è freschina perché comunque il sole è coperto, però qui nell'abitacolo a tetto aperto si gode perfettamente un comfort eccezionale, perché comunque il tetto è molto inclinato, non protegge molto dall'aria che lambisce appena la superficie della testa. Quindi la situazione è fantastica, il comfort è notevole con questo. Guardate che onde, guardate che mare qui. Probabilmente di tutte le Ferrari questa 12 cilindri Spider è l'unica auto del cavallino con la quale è piacevole anche andare piano, perché si gode dell'aria che entra nell'abitacolo, del sole, del vento fra i capelli, ma anche in questo caso con la temperatura bassa, l'aria calda che viene dal collo. Qui c'è il sistema Neck Heater, che in realtà è uno scaldacollo, è un soffio d'aria calda che risale dall'impianto di climatizzazione fino nel poggiatesta e soffia aria calda sul collo e garantisce un grandissimo comfort, evita colpi di freddo al collo, al coppino, ed è eccezionale per godersi in qualsiasi temperatura una Spider, anche qui dove soffia vento fresco. Un'altra originalità tecnica su questa Ferrari 12 cilindri Spider è un sistema elettronico che si chiama ATS, Active Torque Shaping. Praticamente è una diversa calibrazione del software di erogazione della potenza che dà un maggiore spunto, una maggior coppia nella cambiata terza-quarta marcia, in quelle due marce in cui il motore gira a medio regime e la quantità di coppia è notevole. Quest'auto 12 cilindri 6,5 litri eroga, abbiamo detto, 830 cavalli, ma ha ben 678 Nm di coppia massima. Però la coppia la si sente quando uno accelera con prontezza, è un aspirato, non ha la brutalità di un turbo, però tra terza e quarta marcia c'è una pienezza della risposta curva di coppia molto particolare, molto più intensa che nelle altre marce. I tecnici Ferrari hanno voluto dare questa caratteristica per migliorare la guidabilità e soprattutto lo spunto in accelerazione o in ripresa nelle marce basse. Hanno calcolato che in prima e seconda marcia c'è un limite di coppia dovuto al grip delle gomme che più di tanto non riescono a trasmettere al suolo, mentre tra terza e quarta marcia c'è la massima pienezza di coppia, perché la curva di coppia è shapizzata, come dicono loro, tra virgolette, cioè è stata ridisegnata elettronicamente per garantire una coppia maggiore, una prontezza maggiore quando si usa il pedale del gas. Quindi nei transitori tra terza e quarta, nei cambi marcia, il motore è veramente pieno. Ora sentiamo questo cambio marcia. Io mi metto in terza, accelero e la cambiata è veramente pazzesca, una fucilata del cambio marcia. Una delle caratteristiche di questa Ferrari 12 cilindri è che ha il passo virtuale. Che vuol dire? Vuol dire che ha le ruote posteriori sterzanti e le ruote dietro, girando, accorciano virtualmente il passo della macchina, rendendola più maneggevole in certe fasi o più stabile nei curvoni veloci. Il passo virtuale, le quattro ruote sterzanti, non sono certo un'invenzione della Ferrari, però in questa 12 cilindri il sistema del passo virtuale è stato ulteriormente perfezionato, perché ora il passo è stato accorciato a 2700 mm dai 2720 della 812 e le ruote posteriori sterzano in modo indipendente, significa che girano non
contemporaneamente nello stesso angolo, ma possono variare l'angolo di sterzata di dietro. E nelle curve veloci come questa che sto percorrendo a 130-140, le ruote posteriori girano in fase, quindi soprattutto l'esterna ruota fino a 2 gradi e mezzo e aumenta la stabilità della macchina, come se allungasse il passo per renderla più aderente al terreno. La genialità delle ruote sterzanti posteriori, soprattutto che si muovono in maniera indipendente, è importante perché rende maneggevole e guidabile un'auto lunga come questa, che è 4,7 metri, e soprattutto la trasforma e l'adatta a seconda delle necessità. Sul pezzo di strada tortuosa il passo si accorcia virtualmente, o meglio la macchina ha le ruote dietro che aiutano a stabilizzare e girare, e sul veloce diventa più stabile. Ma invece in autostrada come se la cava quanto a comfort la Ferrari 12 cilindri Spider? Beh, io non so se sentite bene la mia voce, sto viaggiando a cielo aperto, a tetto aperto, a una velocità di circa 135 km/h. Il fastidio è solo nella parte superiore della testa perché passa un filo d'aria, ma per il resto il comfort è elevato, la rumorosità buona. Ora voi capirete come riuscite a sentirmi, ma l'impressione è veramente positiva. È una macchina confortevole anche per i viaggi. Sopra i 60 all'ora entrano in funzione le 2 ali posteriori che si sollevano e aumentano la stabilità. Io chiaramente non le vedo da questa posizione la guida perché sono in coda, però sono a 120, so che si sono sollevate e garantiscono una lieve deportanza aggiuntiva che si fa più consistente man mano che la macchina prende velocità. Infatti a 250 all'ora hanno un carico a terra di 50 kg supplementari. Sono un aiuto per mantenere deportante la vettura. Ecco, quello che si vede in distanza laggiù è il faro di Cabo de Roca, il punto più occidentale di tutta l'Europa. Non c'è altro punto più proteso verso l'Oceano Atlantico e verso l'America di questo tratto di costa portoghese. Se venite in Portogallo dovete per forza venire a farci un giro e visitarlo, ne vale davvero la pena. Adesso provo a chiudere il tetto e a trasformarla in una coupé. Loro dicono 14 secondi per chiuderlo, fino a 45 all'ora. Io mi sto muovendo a passo d'uomo, quindi è il momento giusto per provarci. Vediamo come va. C'è un pulsante qui sul tunnel, io lo tiro, ecco, si apre, non superiamo i 40 all'ora perché sennò, eccola, ed è diventata una coupé a tutti gli effetti. In un attimo, fantastico, no? Su questa Ferrari 12 cilindri Spider c'è anche il launch control che si attiva così e consente partenze rabbiosissime. Sì, è bello viaggiare a cielo aperto col vento tra i capelli, guidare anche rilassati e godersi il Gran Turismo a bordo di questa Ferrari 12 cilindri. Però quando si schiaccia il gas anche da fermo e si scatta in avanti, ci sono pur sempre 830 cavalli sotto le ruote che scatenano un'adrenalina pazzesca. Per questo l'anima del 12 cilindri, a scanso di tutte le elettrificazioni possibili, il vero puro 12 cilindri aspirato a Maranello non morirà mai. Un caro saluto a tutti dalla Ferrari 12 cilindri Spider che tra poco purtroppo con la morte nel cuore dovrò restituire indietro. Ciao a tutti!